Ciao a tutti, proseguiamo con la conoscenza delle erbe tintorie, quindi parliamo della Lawsonia inermis. Specificatamente andremo a conoscere le sue proprietà, le sue modalità d'uso e anche le colorazioni che si riescono ad ottenere. La Lawsonia inermis, conosciuta commercialmente in modo erato anche come Ene rosso, viene ricavata dalla pianta con lo stesso nome, Lawsonia inermis, pianta che raggiunta la maturazione viene essiccata e appunto polverizzata. Ricordatevi sempre che per essere sicuri di utilizzare una pianta pura al 100% dovreste trovare sull'inci indicato sul nome in latino della pianta, ossia Lawsonia inermis. Può essere di origine egiziana, marocchina, pakistana oppure indiana. La Lawsonia inermis contiene una molecola colorante chiamata lausone, la quale durante il tempo di posa migra dalla pastella con il mix delle erbe tintorie sul fusto del nostro cappello, avvolgendolo. Quindi, a differenza delle tinte chimiche che penetrano il nostro cappello danneggiandolo, la Lawsonia avvolge i nostri capelli con uno strato superficiale, il che porta anche a quell'aumento del diametro e quindi a quella sensazione di maggiore corposità e maggior volume. Se si applica su dei capelli scuri, si otterranno dei bellissimi riflessi tono su tono, sempre che possono variare dal ciliegia al ramato. Ovviamente applicando solo la Lawsonia sui capelli bianchi si riesce ad ottenere un rosso che può variare da una tonalità fredda ciliegiosa ad una varietà ramata più chiara arancione. Questo sicuramente dipende appunto dalla modalità di preparazione della pastella, come anche dal colore di base su cui viene applicata. Ricordatevi, la Lawsonia inermis è l'unica pianta tintoria che riesce a coprire e colorare i capelli bianchi. Però appunto il dubbio sorge: ok, ho i capelli bianchi ma non voglio diventare rossa, come faccio? Partendo da una base chiara e avendo dei capelli chiari oppure appunto bianchi o grigi, si desidera ottenere un castano che può variare dal chiaro al medio, al cioccolato, al mogano, al castano scuro. Basta aggiungere alla nostra pastella di Lawsonia la cassia e anche il katam oppure l'indigo. Giostrando con le percentuali potremo personalizzare le tonalità del colore finale. Personalmente amo tantissimo poter giostrare con le percentuali e poter sempre sperimentare e vedere i risultati unici e personalizzati in base a quello che sono i miei capelli e alle percentuali che uso. Un'ultima cosa prima di lasciarvi, mi raccomando, controllate sempre l'inci dell'erba tintoria che andate ad acquistare. Spesso in commercio trovate tantissimi Ene castano, Ene mogano, Ene rosso fuoco, insomma eccetera, che purtroppo contengono vari altri ingredienti a parte le erbe tintorie, tra cui sali metallici e picramato di sodio. Il picramato di sodio è un additivo chimico che va a intensificare la tonalità di rosso che si ottiene. Il picramato di sodio è ritenuto tossico per il feto, quindi tanto salutare neanche per noi è. Però tantissimi di voi, proprio pur di riuscire ad ottenere quel rosso intenso, quel rosso fuoco o comunque un rosso che con la semplice applicazione dell'Ene magari è difficile da raggiungere, scegliete di utilizzarlo lo stesso. Ebbene, accertatevi sempre di fare il test prova su una ciocca di capelli nascosta, sui capelli raccolti dalla spazzola, perché è facile, soprattutto se avete i capelli tinti chimicamente, che possano interagire con il picramato di sodio che si trova nel vostro mix di erbe tintorie e quindi vi trovereste i capelli verdi oppure blu. Facendo il test di prova escludete questa possibilità.
La lavosogna è l'alternativa ideale e la più salutare per chi ha i capelli fini, sottili e anche per chi ha i capelli bianchi, proprio perché riesce a coprirli. Ebbene, tra tutte le erbe tintorie che ci sono là fuori, la Lavosogna inermis è quella con il maggior effetto volumizzante sui nostri capelli, proprio perché contiene il lausone che applicazione dopo applicazione si va a deporre, a stratificare e quindi a creare sempre maggiore corposità e maggiore volume nei nostri capelli. E nello stesso tempo un ottimo seboregolatore, quindi è un'ottima erba tintoria per i capelli grassi. È sempre soggettivo, personalmente non ne ho trovati giovamenti particolari, ma ce ne sono tante persone che appunto utilizzando in modo costante la Lavosogna hanno potuto vedere dei miglioramenti. È anche un ottimo condizionante, è un ottimo purificante per il cuoio capelluto, è sicuramente ristrutturante e disciplinante. Sicuramente ce ne sono una miriade di altre cose da dire sulla Lavosogna e sulle erbe tintorie. Questo è stato un primo approccio, sicuramente in futuro nei prossimi video riuscirò a approfondire maggiormente proprio su degli argomenti specifici la Lavosogna e anche le altre erbe tintorie. Intanto se avete dei dubbi oppure delle domande non esitate a lasciare un commento giù sotto il video. Se vi è piaciuto il video, grazie se lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale per altre chicche di bellezza consapevole. Ricordatevi, se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile, non esitate a condividerlo con le vostre amiche, sono sicura che vi ringrazieranno. Ciao!